Siamo a Chiavenna, siamo venuti a far scorta di bresaola o di altri prodotti tipici dei cornili locali? No, siamo venuti a camminare. E oggi oltre a camminare faremo anche una sorta di ricognizione per capire se possiamo discenderlo in kayak, non qui perché è basso. E ora sulla ciclabile. Siamo sulla via Spluga, ma in realtà il nostro cammino è un altro. Anzi, buongiorno dai Cammino con Ciurma. con Ciurma, Ciurma che mi piace di più, mia sorella. perché quella si va spediti. E che cammino facciamo oggi? Oggi facciamo un cammino nuovo, facciamo il cammino di San Colombano In in Italia. Italia, perché a San Colombano piaceva camminare. Lui è partito dall'Irlanda, noi partiamo da Chiavenna, quindi oggi ci facciamo da Chiavenna a Colico 30 km. 30 km, ma dovrebbe essere una tappa tranquilla. Si è tutto sommato in piano, con qualche discesina, però è lungo la... Lei non si fida delle Non si fida, è informazioni. quasi tutta lungo la pista ciclopedonale della Val Chiavenna, su cui ci troviamo in questo momento, che in realtà mi sembra una strada normale finora, però sempre il Mera e qua la ciclabile della Val Chiavenna. Finalmente diventa una ciclabile vera. E ha nevicato finalmente, siamo a fine aprile e c'è la neve. Aver oltrepassato la piattaforma ecologica che è lungo la pista ciclopedonale, la pista diventa veramente carina la ciclopedonale. Questa è già la terza fontanella, penso in meno di 2 km, poco più di 2 km, per cui per ora penuria d'acqua non ce ne dovrebbe essere. Stiamo passando con gli snack, ha sentito il rumore di snack il cavallo, guardate, dai, prova a dargliene uno. Op. Direi che è stato gradito. Sì, però andrebbero tagliati quegli zoccoli lì, diglielo al padrone quando arriva. Ma riesce a camminare? Sì, però fa fatica. Gli sono piaciuti parecchio, guarda. Ciao cavallino. Purtroppo fino ad ora, siamo quasi a Gordona, il Mera non è kayakabile. Andiamo più avanti, noi più avanti che avevamo pensato di entrare in acqua. Un uovo di dinosauro nel suo nido, e facciamo silenzio che la mamma dinosauro deve essere ancora qui in zona. Te Piero Angela ti spiccia a casa. Momento culturale. Momenti culturali di un certo spessore. Al ponte laggiù in fondo cambiamo sponda. Ecco, finora è molto piacevole, però siamo a fine aprile. Col sole di giugno, luglio e agosto non so, perché non c'è molto, c'è l'acqua, c'è tanta acqua, abbiamo incontrato 5 fontanelle finora da Chiavenna a qui, però c'è poca ombra.
dovrebbe essere San Cassiano, dove c'è la fermata del treno che noi useremmo per portare il kayak lungo la strada fin dopo il ponte per metterlo in acqua. Però vediamo un po'. No, mi sa che qua ci sarebbe più da trascinare il kayak che da pagaiare. I sociali sono sulla ciclopedonale della Valchiavenna, io sono sull'ippovia della Valchiavenna e questo è il Mera. Io vorrei questa qua, è super elevata, vedi il fiume, insomma, vedi un po' meglio intorno. Voi cosa preferite? Fatecelo sapere nei commenti, scrivetecelo chi ha ragione qua, io sull'ippovia o loro sulla ciclopedonale. Dovrebbe essere la parte terminale della cascata del Pisarota, dalle parti di Somaggia. Qui c'è sempre il nostro Mera, che qua è basso, di là però forse con un pack raft si potrebbe tentare la discesa, che quelli sono più piccoli, sono più leggeri, nei punti dove non puoi navigare, te lo metti in spalla e cammini senza problemi perché pesano 7-8 kg, non è come un kayak completo, il carrello e tutto. Che bello, la spiaggetta, il Mera turchese, verde, e sopra di noi la chiesa con alle spalle la cascata e salendo ancora le nuvole, proprio un colpo d'occhio magnifico. Oh, non sono mica salite, sono ancora sul ciclopedonale quelle due là. Non lo so, per me quelle due stanno complottando qualcosa, però cosa? Non può essere una sosta in birreria perché mia sorella è astemia. Cosa staranno complottando? Cosa sta cercando di convincerla a fare quella gnometta malvagia lì, che fa finta di niente? Sì, sì. Cioè loro sono lì, non vedono niente, guardate cosa si perdono. La cascata del Pisarota si vede meglio, si vede tutta, e siamo arrivati a Ponte Nava. Insomma, mi sa che sul Mera per ora quest'anno ci mettiamo la croce sopra. Com'è che aveva detto? Non so se riesco a fare 30 km. Guardatela là dove va, va. Sì, proprio tu. Tu gli hai detto che bisognava andare veloci e lei è andata in modalità veloce. Vabbè, però i primi chilometri, non tutta la tappa. Guardate quante cascate, una lì, una là più avanti, allora, perché ieri ha piovuto e più su ha nevicato, però non è bastato comunque per risollevare un po' il livello del Mera. È ora di pranzo e giustamente sono sparite le panchine, tavolini, fontanelle, sparite tutte. Quindi adesso dietro quella curva della montagna dovrebbe cominciare a vedersi il lago di Mezzola. Immagino che se dobbiamo fare il lungolago, immagino ci saranno delle panchine sul lungolago. Bresaola, si vede che comunque la Bresaola chiavennasca è diversa da quella del resto della Valtellina, mi pare. Il momento del panino a sorpresa, perché Giulia non sapeva cosa ci avessi messo fino a un attimo fa e ancora non sa perché deve addentarlo. Allora, secondo me c'è un affettato veg, però c'è anche del formaggino. No, è Brisaola. È Brisaola veg? No. Allora abbiamo pranzato in riva al Pericchio, che è questo, e c'è anche il cigno, guardate qui. Ciao cigno. Cigno e gallinella. Ok, il Pericchio che va a buttarsi nel lago di Novate Mezzola. Adesso noi continuiamo. Il vento ci soffia contro perché questa è la Breva che arriva da Brivio, dalla valle dell'Adda, e si dà il cambio col Tivano che invece scende da nord. Allora qui è dove il Pericchio entra nel lago di Mezzola e quello invece è il Mera. Mera, Pericchio, kayak. E qua è il lago di Mezzola. Ecco. Si può risalire per un pezzettino, dobbiamo fare così, dal lago si risale un po'. Qua dietro c'è San Fedelino, una cappelletta qua dietro, che però si vede meglio dal lago che dalla sponda.
c'è un'area sosta nel caso. Io volevo fermarmi qui, però mi si sono ammutinate e hanno voluto fermarsi dalla prima panchina che hanno trovato per mangiare. Qua c'erano anche tavolini, era carino. E vabbè. E non mi hanno aspettato, io ho dronato e loro sono andate. La triste vita del dronatore, del fuochista da barbecue. Siamo a Verceia. Sono opere di rigenerazione idraulica e questa è la galleria del treno. Che lì c'è il passaggio a livello. E Giulia alla Fontanella. Secondo cartello di San Colombano che troviamo oggi, proprio qui c'è questo albergo in vendita abbandonato, Rivista Lago. Se qualcuno interessa, ci aprite un'accoglienza per camminatori e pellegrini di San Colombano. Una settimana e siete falliti di nuovo. Qui oltre alla fontanella c'è anche la doccia, se arrivate qua accaldati. Qui in galleria piove, da quanto viene su l'acqua. Galleria di Mina di San Fedele, sono diversi ambienti interni visitabili, ma le aperture sono solo il sabato e le domeniche, tipo è un Cristo dorato, però è un tantinello più piccolo rispetto a quello che c'è sul cammino di Carlo Magno. Non so se avete visto il nostro video, magari lasciamo il link qui sotto in descrizione. È alto 8 metri e su un piedistallo di 12. Comunque siamo anche sui passi di Don Luigi Guanella, era quel cammino che abbiamo incontrato nella prima tappa della Via Regina, che trovate sempre qui sul nostro canale, sempre nella zona del lago di Como. Vi lasceremo il link qui sotto in descrizione. Qui siamo a Dubino. Ecco, questo forse è il pezzettino meno carino, però se non altro, se avete bisogno di un bar o di qualcosa, qua trovate tutto, sono bar, gelaterie. Sono comparsi anche gli adesivi del cammino di San Colombano. Ok, in fondo c'è quel filare di alberi, c'è la pista dell'Adda, e qui di là i forti di Fuentes, e poi i forti Montecchio e infine Colico. San Colombano, Colico 5 km. Gli ultimi 5 km. Pensavi di scappare mentre io dronavo il Forte di Fuentes, eh? Ed ecco il lago di Como. Davanti a noi il Forte di Montecchio.